Buongiorno a tutti, sono Laura De Filippo, attualmente ricopro il ruolo di Global Omnichannel Acquisition Senior Manager presso Bulgari nell'HQ di Roma. Prima di questa esperienza in Bulgari ho trascorso 8 anni all'estero, nel Regno Unito, a Londra, dove ho gestito e guidato strategie di digital marketing a 360 gradi per aziende operanti in settori diversi, dalle telecomunicazioni alla moda, ai viaggi, al beauty, per poi arrivare appunto nel mondo del lusso di Bulgari. Esperienza internazionale che sicuramente ha consentito di approfondire quelle che sono le mie conoscenze nell'ambito del panorama digitale internazionale. Sono oggi qui con Diana per raccontarvi un po' quella che è stata l'evoluzione di Bulgari nell'ambito della strategia della search. Diana mi ha accompagnato fin dal 2021 quando è iniziata la collaborazione con Clix. Buongiorno a tutti, io sono Diana e mi occupo soprattutto della strategia in Clix. Ora vi raccontiamo un po' di quello che abbiamo fatto. Passeremo un percorso comunque di introduzione raccontando anche un po' il contesto, perché abbiamo svolto queste attività, quindi tutti i challenges, le soluzioni che abbiamo identificato insieme e poi come le abbiamo sviluppato nel corso di questi circa 3 anni. Allora, ora introduco un po' Clix. Cos'è Clix? Quando è nato? Allora, Clix è nato nel 2018 con una crescita molto veloce, iniziando anche ad avere dei clienti importanti subito nel 2019, ha delle sedi a Londra e a Milano e in questo momento abbiamo ben più di 30 professionisti. Siamo davvero in una fase di crescita molto importante. Siamo molto culturali e gestiamo tantissimi clienti, cioè circa 150 worldwide. Questa è un po' un overview della tipologia di clienti che abbiamo. Come potete vedere seguiamo più o meno tutte le industrie, ma molto focalizzate anche sul lusso, sulla moda e soprattutto molto su siti e-commerce internazionali di grosse dimensioni. Allora, cos'è Clix? Clix è un layer, è un software reverse proxy che si configura sopra un qualsiasi sito con l'obiettivo di andare a modificare, ottimizzare e poter dare agli utenti un sito più veloce che risponda alle esigenze. Nasce per supportare in primis i brand e anche tutto il loro reparto e stack tecnologico. Questa slide cerca un po' di illustrare tecnicamente quella che è la struttura. Come potete vedere, prima c'è il sistema originale e poi il sistema dove poi Clix si mette di mezzo proprio come un layer che poi va a interfacciare sia gli utenti finali che i search engine. Allora, Clix è molto nato nativamente inizialmente per andare a risolvere i problemi in ottica SEO, i problemi tecnologici proprio. Per spiegare un po' quella che è l'evoluzione della strategia della search in Bulgari è importante fare una premessa su quella che è l'evoluzione nel mercato di riferimento e nel contesto in cui ci troviamo ad operare, che è quello appunto dei motori di ricerca. La chiave in realtà che spiega cosa c'è dietro questi cambiamenti è tanto semplice quanto complessa allo stesso tempo, perché c'è quasi un'ossessione nel capire e comprendere quello che è il comportamento dell'utente. Abbiamo visto appunto un'evoluzione di Google in questo caso, ma anche degli altri motori di ricerca, perché noi gestiamo la search a livello globale per Bulgari. Quello che abbiamo visto è una fase iniziale dove essenzialmente Google ci aiutava a trovare delle pagine web, per poi passare a una fase successiva dove si cercava di interpretare quello che l'utente cercava, per poi passare appunto alla fase più rivoluzionaria con l'avvento delle AI, dove si cerca di anticipare il bisogno dell'utente. E in questa evoluzione ovviamente anche noi ci siamo dovuti adattare. In realtà più che un adattamento è stato un cercare di captare quelli che erano i segnali provenienti dal mercato e insieme a Clix adottare un approccio più che possibile proattivo e non reattivo.
Sono cambiamenti che hanno messo in luce la difficoltà nell'avere una visibilità sui motori di ricerca, sia tradizionali che basati sulle AI, e è una sfida ovviamente che vale anche per il settore del lusso, quindi noi non siamo da meno, e quindi appunto tutto il racconto che vi faremo ha un po' l'obiettivo di andare incontro a questi cambiamenti. Questo è un po' il nostro viaggio in Bulgari. Io sono arrivata nel 2021, prima di quest'anno l'approccio tradizionale, l'approccio alla SEO era piuttosto tradizionale, finché poi nel 2021 c'è stato un cambio completo di paradigma. Abbiamo abbracciato l'automazione e l'innovazione insieme alla partnership con Clix, quindi è una partnership di lunga durata. Abbiamo iniziato, la prima fase era ovviamente l'ottimizzazione tecnica del sito, perché dovevamo avere delle basi molto solide per poter crescere. Dopodiché nel 2023 c'è stato un cambio molto importante con l'introduzione della AI generativa in un settore, quello della search, e soprattutto nel mondo del lusso, che è un settore più tradizionale, meno dinamico, quindi sicuramente abbiamo avuto un approccio molto diverso rispetto ad altri competitor, il che ci ha consentito tra l'altro di ottenere una scalabilità dei nostri contenuti a livello locale inimmaginabile altrimenti. Contenuti che non vengono tradotti ma che sono creati ad hoc per ogni paese rispettando le nuances di ogni mercato. Abbiamo continuato su questa spinta innovativa perché avevamo visto dei risultati molto molto interessanti, e dal 2024 e ancora ad oggi abbiamo lanciato due progetti. Uno riguarda l'estrazione dei dati e degli attributi dal sito con varie finalità, di cui oggi ve ne racconteremo solo alcune, e sicuramente l'importanza della massimizzazione di quelli che sono i budget media. Sappiamo appunto come tutte le aziende nelle varie industrie vedono una riduzione dei budget nel tempo, e quindi la parte organica acquisisce sempre più importanza, e quindi per noi era importantissimo avere delle forti sinergie anche con il canale del media. Perché questa evoluzione inizia erano varie, le sfide erano tante, per citarne solo alcune: una ridotta visibilità organica, una grande dipendenza dalle fonti di traffico a pagamento, una concorrenza quanto più agguerrita sia dei nostri competitor diretti che quelli organici, e quindi c'è un mondo dietro, e sicuramente appunto la difficoltà nel poter creare dei contenuti scalabili che andassero a incrementare quella che è la visibilità del brand per ricerche strategiche. La soluzione quindi per noi è stato l'approccio di una strategia di lungo periodo, che si differenzia molto da una strategia media, dove invece nel momento in cui vengono interrotti gli investimenti i risultati vengono a mancare. Nella strategia organica, nel momento in cui si raggiungono dei posizionamenti solidi, questi vengono mantenuti nel tempo, e quindi per noi è fondamentale avere una crescita continuativa nel tempo. Ok. Allora, ora cerchiamo di illustrare tecnicamente con Clix come abbiamo cercato di supportare i bulgari in questa sfida, in questa roadmap innovativa. Questo innanzitutto è un po' l'ecosistema completo di Clix, quindi vi sto illustrando velocemente più o meno tutti i moduli che abbiamo sviluppato negli anni, però oggi vogliamo focalizzarci su alcuni che sono in primis stati sfruttati per questo percorso. Abbiamo cercato un po' di dividere i moduli fra i moduli più tecnici, ma quelli che saranno il focus principale sono i tre centrali, che sono i moduli AI, i nostri moduli di innovation. Stiamo parlando della creazione dei contenuti AI che abbiamo sviluppato insieme a Bulgari, la sinergia fra i canali search automatizzata, e poi infine Page Data Extractor, come l'abbiamo chiamato, che serve appunto per andare a estrapolare elementi da qualsiasi pagina. Questo poi ci ha permesso di effettuare queste attività speciali, diciamo, molto verticali, per andare nella direzione di risposta all'evoluzione.
Allora, a livello di contenuti ci esponiamo poco in questo tema perché ormai è già molto conosciuto. Quello che vogliamo dire è che comunque il grosso vantaggio che ha portato a Bulgari, che aveva la sfida di poter cambiare il tone of voice, ma comunque essere compliant con i search engine, con l'obiettivo comunque sempre di rispecchiare l'identità del brand, siamo riusciti a scalare su tutti i mercati e tutte le lingue. Allora, questo è un po', insomma, una foto della piattaforma giusto per farvi un po' vedere, però questi sono i principali vantaggi, diciamo, di questo approccio, di questo modulo. Allora, la prima cosa è che dà totale controllo al brand nella definizione sì del target, tone of voice, keyword, tutti gli elementi da includere e escludere. Quindi è sottomesso a un processo di training molto importante per dare la qualità necessaria per creare dei contenuti unici che rispecchiano ovviamente il brand e che possono poi posizionarsi correttamente. Ok, qui vediamo un attimino, oltre ai cambi del mercato e del contesto di riferimento in cui ci troviamo ad operare, abbiamo avuto degli enormi cambiamenti aziendali internamente, qui ho alcuni colleghi che se ne sono occupati direttamente. Nel 2024 Bulgari ha deciso di cambiare lo stack tecnologico e inoltre di andare incontro ad un restyling completo del sito. Un lavoro bello impegnativo che ha dato tante soddisfazioni, soprattutto a livello di ottimizzazione della user experience, ma che ha avuto anche degli impatti sulla visibilità. Perché? Perché l'architettura del sito è stata modificata, quindi abbiamo scelto la strada di una struttura più semplice e questo ha portato alla riduzione delle categorie presenti sul sito, che ovviamente ha avuto un impatto non indifferente sulla visibilità che il brand aveva conquistato in passato su determinate ricerche, soprattutto su tutte le ricerche generiche che consentono al brand di intercettare un'audience che è ancora in una fase più di brand awareness e consideration. Quindi come abbiamo risposto a tutte queste sfide interne ed esterne? La risposta che cerchiamo sempre di dare è quella di dire: ok, vogliamo parlare ad un pubblico che magari non conosce ancora il nostro brand, soprattutto perché operiamo in tantissimi mercati, quindi ovviamente l'awareness in Italia non è quella che abbiamo in altri paesi. E che cosa fa Google? Ovviamente consente all'utente di raffinare la propria ricerca, quindi rispetto ad una ricerca iniziale molto generica, che può essere gold earrings, vengono forniti tutta una serie di attributi e di filtri appunto per guidare l'utente nella sua scelta. Per noi era fondamentale poter essere visibili per queste ricerche, perché sono ricerche altamente in target, strategiche per noi, che portano un traffico qualificato. Abbiamo però la difficoltà era appunto di non avere tutti questi filtri e attributi presenti sul sito, e quindi di nuovo tramite le AI, un approccio comunque abbastanza innovativo anche all'interno del gruppo di LVMH, abbiamo deciso di utilizzare appunto le AI in aiuto per andare a fare un mapping di tutti quelli che sono gli attributi presenti sul sito e andare a individuare appunto dove erano i gap rispetto ai competitor e rispetto al posizionamento che noi vogliamo avere. Quindi è stato un lavoro molto, molto grande. Considerate che abbiamo in scope tutte le business unit che gestiamo, quindi gioielli, accessori e orologi, e ha un duplice scopo questa attività. Da una parte andare a intercettare ricerche più di conversione, quindi che portano alla vendita. Qui vedete un esempio riferito appunto all'arricchimento in PDP di attributi che al momento che prima di questo lavoro appunto non riuscivamo a intercettare, ma anche tutta una fase che riguarda la parte più esperienziale dell'utente. Andiamo sempre più verso ricerche ispirazionali, dove l'utente si interfaccia con motori di ricerca tradizionali e non, per avere dei consigli, per avere un supporto appunto nella scelta di prodotti. E quindi ad esempio qui facciamo riferimento a una ricerca, e sono ricerche che hanno volumi molto elevati, dove l'utente chiede consigli su che tipologia di orecchino utilizzare per un cocktail party. Sono per noi ricerche, ripeto, importanti perché vogliamo coprire tutto il funnel, quindi brand awareness, consideration e infine la parte di conversione. Ok, allora velocemente, senza essere troppo tecnici,
Cos'è quindi quest'ultimo filone dell'AI che abbiamo abilitato, il Page Data Extractor? Allora, praticamente è un modulo che abbiamo sviluppato sfruttando l'AI Automation, molto innovativo, che ci permette di, attraverso il riconoscimento sia dell'immagine ma anche degli elementi in pagina, di mappare in base a keyword target degli elementi in pagina. Questo ovviamente ci permette di effettuare delle ottimizzazioni molto avanzate e molto specifiche per prodotto, che va molto nella direzione di creare contenuti sempre più unici possibile. In più, ovviamente, abbiamo fatto un step successivo, abbiamo, anche per risolvere il tema di perdita di indexing di alcune pagine, abbiamo ricreato alcune pertinenti, verticali, importanti, sia a livello transazionale, quindi listing dinamiche, ma anche con altri topic che possono andare nella direzione dei search engine che sono molto più conversazionali. Quindi, tornando in piattaforma velocemente, vi facciamo un po' vedere come funziona. Estrapolando per URL tutte le keyword e gli attributi, siamo poi in grado di creare dei cluster che dinamicamente vanno a compilare le pagine. Tutto questo si può definire, quindi ovviamente non è che crea le pagine da sole senza controllo, anzi ogni utente è in grado di definire cosa vuole targetizzare. Questo è un esempio quindi delle ottimizzazioni che abbiamo fatto, per ora ci siamo focalizzati solo in sottocategorie. Inoltre abbiamo anche aggiunto contenuti ovviamente creati ad hoc per queste pagine per renderle il più uniche possibile. Ecco. Allora, questo cerchiamo di spiegare più o meno come abbiamo messo insieme un po' tutti i sistemi AI. Partendo da tutto il core di Clicks e tutto il processo di training, abbiamo comunque incluso degli elementi unici per rendere il contenuto sempre più unico possibile. Quindi il training basato sul tone of voice, keyword, negative keyword per escludere qualsiasi terminologia che non sia adatta, e un training sui competitor di segmento. Questo training poi ci ha permesso di avere un contenuto già di abbastanza qualità, ma che viene sempre per forza comunque ritoccato. Questo è l'esempio sempre di come abbiamo generato queste pagine dinamiche, poi agganciando anche il Page Data Extractor e infine la generazione delle pagine. Quindi un ultimo filone che parliamo un po' sempre a livello di piattaforma, riguardo un processo che abbiamo iniziato qualche anno fa, diciamo un approccio di comunicazione fra il paid e l'organico, con l'obiettivo proprio di coprire al massimo il traffico che si può acquisire dai motori di ricerca. L'esigenza comunque era cercare di evitare sprechi di budget. Questo approccio che abbiamo inseguito inizialmente era abbastanza manuale e time consuming, quindi ovviamente abbiamo cercato e l'abbiamo sviluppato proprio in piattaforma un modulo che permette di fare l'analisi in automatico. Ci ha permesso di risparmiare tantissimo tempo. In più ci dà tantissimi insight basati su comunque expertise di diverse persone che hanno contribuito ad insegnare alla piattaforma a riconoscere gli elementi che possono essere ottimizzati. Quindi praticamente ci ha permesso molto di aumentare diciamo, il budget, l'investimento che si riesce a focalizzare sulle keyword che portano più risultati per il paid, lasciando poi lo spazio all'organico per crescere su tutto il resto. E poi infine un'altra cosa che abbiamo agganciato, che è molto interessante, è l'identificazione automatica di clicks della pagina idonea per una determinata keyword. Questo è stato comunque molto interessante perché ci ha permesso di sviluppare altri progetti. Sì, per noi era importante creare una integrazione e una sinergia tra questi
prodotti che su cui abbiamo lavorato, e questa sinergia appunto ci ha aiutato a creare dei collegamenti molto importanti tra tutta la parte di estrazione dati e creazione di nuove pagine e la sinergia tra la search organica e la search a pagamento. Questo c'è un piccolo screenshot che vi mostra come rispetto ad una campagna Bulgari Bengal Bracelet la dashboard ci consente di andare a capire se la landing page che noi utilizziamo è la landing page corretta. Sicuramente in questo caso la landing di atterraggio è corretta, ma non è così granulare rispetto alla ricerca dell'utente. E queste sono pagine che appunto la dashboard ci dice non è presente sul sito, quindi per noi è un rischio, nel senso che un utente che fa una ricerca molto specifica atterra una pagina che non è altrettanto granulare, non risponde esattamente a quello che l'utente sta cercando, è un utente che probabilmente avrà una percentuale di rimbalzo molto alta, cosa che non ci vogliamo permettere, e quindi qui ci viene in aiuto appunto il progetto di cui vi abbiamo raccontato fino ad ora. Quindi rispetto ad un risultato non ottimale in SERP andiamo a creare a inserire tutta una serie di attributi che al momento sono mancanti, con la conseguente creazione di pagine che sono assolutamente in linea con il comportamento dell'utente e quello che l'utente sta cercando. Quindi insomma diciamo che uniamo tutti i puntini e nessuna attività e nessun progetto viene lasciato a sé stante, e soprattutto si creano delle sinergie tra dipartimenti e team che altrimenti sono magari anche molto difficili da ottenere. Si tende spesso magari a lavorare in silos, no? Questa è una dinamica che avviene in molte aziende, noi non siamo da meno, ma in realtà questi strumenti, questi software aiutano proprio a condividere dati, a lavorare insieme e a ottenere poi dei risultati altrimenti molto difficili da raggiungere. Ok, quindi questo è un po' l'overview dei moduli che abbiamo poi soprannominato OmniSearch. Perché OmniSearch, questa parola? Perché non solo cerca di mettere insieme sia il paid che l'organico, ma cerca proprio di rispondere a qualsiasi query degli utenti in qualsiasi tipologia. Quindi anche con gli avanzi della SEO, dove non c'è più soltanto una keyword, ma ci sono tantissimi modi di ricerca, era fondamentale avere una risposta per qualsiasi tipologia di utente e tipologia di ricerca che possiamo affrontare. Ovviamente la creazione di contenuti ci ha permesso di comunque rispettare il tone of voice ed essere molto scalabile per tutte le lingue. Siamo riusciti a ridurre l'overlap sempre che possibile, ovviamente mantenendo sempre la dominanza e il traffico che era fondamentale, e poi l'identificazione delle pagine più idonee sia risultati organici e paid ci hanno aiutato comunque nel canalizzare il traffico più pertinente possibile. Quindi questo comunque siamo riusciti grazie a queste nuove tecnologie AI che abbiamo sviluppato in Clicks, dove per esempio siamo stati in grado di identificare fino a 10 volte più attributi dei prodotti. Questo davvero ci ha permesso di portare il livello di ottimizzazione abbastanza oltre a quello che altrimenti sarebbe fattibile manualmente. Ok, parliamo ora delle cose più importanti, perché poi alla fine bellissimo tutti i progetti che portiamo avanti, ma poi vogliamo anche sapere se questi progetti portano dei risultati in azienda. Ci eravamo settati dei KPI molto sfidanti, ma rispetto ai progetti che portiamo avanti era giusto insomma chiedere tanto insomma da tutto il team. L'obiettivo, come ci siamo detti, principale è quello di aumentare la reach del brand, quindi aumentare la visibilità, e questo lo otteniamo anche tramite l'incremento del basket di keyword essenzialmente ovviamente di brand, ma quello che andiamo a intercettare con più interesse è tutta la parte generica. Ovviamente questo, se fatto bene e fatto in maniera qualificata, porterà del traffico qualitativo al sito, e poi ovviamente un traffico che successivamente potrà convertire in store o online a seconda insomma del prodotto. E ovviamente poi rispetto a questo lavoro c'era la sinergia con tutta la parte delle campagne media. Qui l'obiettivo ovviamente è avere un ritorno sull'investimento quanto più
positivo e quindi andare a massimizzare appunto il ritorno. Questi sono KPI che ci siamo dati a livello più quantitativo, mentre a livello qualitativo ovviamente abbiamo poi dei benefit ulteriori dalla collaborazione, dalla partnership con Clicks, che comunque va avanti al 2021, che riguarda insomma una riduzione molto importante del time to market per le nostre attività, la possibilità di far leva su progetti innovativi quali le AI in maniera più semplificata anche a livello di brand. Ne abbiamo parlato in maniera piuttosto semplice, ma in realtà insomma i processi che ci sono dietro sono molto complessi, ma sono stati resi molto più gestibili tramite la collaborazione e quindi sicuramente poi un saving anche a livello di costi e di risorse in generale. Qui abbiamo voluto portarvi alcuni esempi di numeri a livello globale. Ovviamente abbiamo mercati che sono più forti, altri meno, però è una media. Sono risultati in realtà molto, molto importanti, soprattutto nel canale organico, dove è molto molto difficile ottenere dei risultati, richiede molto tempo e la competizione è piuttosto agguerrita. Quindi abbiamo un aumento delle keyword di riferimento più del 44%. È importante poi che queste keyword siano ovviamente nella prima pagina dei risultati, perché sono le pagine più viste, e abbiamo visto un aumento del 143%. E ovviamente l'obiettivo è che questi risultati siano nelle prime posizioni, perché sono appunto i risultati che poi l'utente vedrà in maniera più immediata. Il lavoro è stato ha portato ad un incremento del traffico del 50%, quindi questo significa che tutte le attività e la targetizzazione delle keyword di riferimento è stata assolutamente in linea, perché altrimenti non avremmo visto questo aumento di traffico. E sicuramente poi la sinergia con le campagne media ha fatto sì che di fronte a delle riduzioni del budget, in questo caso di un 40%, abbiamo tramite le ottimizzazioni portate avanti insieme c'è stato un aumento del ROAS del 67%. Ovviamente questo deriva da un mix di fattori, ma appunto il lavoro congiunto è stato fondamentale per poter raggiungere questi obiettivi. E poi a livello più di qualitativo, per quanto riguarda l'ottimizzazione del nostro catalogo, tutte le soluzioni adottate ci hanno permesso una flessibilità e una scalabilità altrimenti impensabile e irraggiungibile prima. Noi parliamo di AI, è vero che sembra tutto semplice, tutto automatico, in realtà non è così, c'è un training di base molto importante, c'è un intervento manuale molto importante, soprattutto ecco, dal lato business e dalla parte dei mercati, però una volta che il training è fatto in maniera corretta, i benefici li abbiamo visti, insomma, quindi sono anche sotto i nostri occhi. E noi abbiamo terminato. Sì, grazie. Il nostro racconto. Spero che sia stato interessante. Esatto, se avete qualche domanda abbiamo un minuto, se no vi aspettiamo comunque alle 12:30 allo stand se volete scoprire di più.